Bentornati sul canale dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo di come il nostro progetto Grubenhaus si stia evolvendo in un progetto di villaggio longobardo. Bentornati! Prima di continuare vi ricordo come sempre di seguirci su Instagram e su Facebook per essere più aggiornati sulle nostre attività e che se voleste sostenere soprattutto il progetto di cui parliamo in questo video vi lasciamo il link a Patreon, è un modo per supportare la nostra attività e aiutarci con i materiali e con i costi. Bene, entriamo nell'argomento. Chi ci segue dai tempi del primo lockdown causa Covid sa bene come negli ultimi anni noi ci si sia dedicati a un progetto di archeologia sperimentale strettamente focalizzato nella ricostruzione di una Grubenhaus, una capanna seminterrata longobarda, solo con strumenti manuali, possibilmente ricostruiti quando ce ne sono a livello documentario di epoca longobarda, e con le sole risorse o quasi fornite da un boschetto che abbiamo qui nelle vicinanze. Intorno a settembre del 2021 abbiamo pubblicato un video riassuntivo di come questa capanna sia nata e sia stata realizzata, e nel corso poi della fine del 2021 e del 2022 l'abbiamo utilizzata sia per i nostri obiettivi ricostruttivi, sia ovviamente per l'osservazione sperimentale di come era vivibile, e sia per alcuni contributi video, uno dei quali attualmente visibile presso il tempietto longobardo di Cividale del Friuli, e un altro che invece probabilmente vi faremo vedere tramite link quest'autunno, non possiamo dirvi di più. Questa è Zelda che chiude la porta della sala registrazione perché, ahimè, è arrivata quella che alcuni folli chiamano la bella stagione e quindi c'è caldissimo e stavo registrando con la porta aperta. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo realizzato come una singola Grubenhaus non sia sufficiente però per poterne osservare le caratteristiche in diversi usi, e soprattutto non possiamo paragonarla ad altre Grubenhaus che la letteratura paragona proprio a quelle longobarde. In particolare in autunno abbiamo iniziato la realizzazione di una seconda Grubenhaus, questa volta di tipo slavo, quindi mentre la prima è realizzata con pali portanti in legno, ma pareti realizzate in intrecciato di nocciolo e argilla, questa nuova Grubenhaus avrà il grosso delle pareti in tronchi incastrati, blockbau. Ciao Zelda. E anche la copertura speriamo di realizzarla in maniera diversa, non più in canne palustri, ma in scandole. Questo è il progetto definitivo, probabilmente avrà dei passaggi intermedi. Ci siamo accorti, portando avanti questo lavoro, che in realtà quello che appunto era un piccolo progetto legato a una singola unità abitativa si sta trasformando in un piccolo progetto di villaggio longobardo, perché accanto alla Grubenhaus, nel corso dei mesi, della Grubenhaus longobarda, nel corso dei mesi abbiamo realizzato una legnaia per la legna da ardere, un forno di argilla con la sua tettoia e il suo rialzo per tutto quello che riguarda la cucina, e fra queste strutture, la Grubenhaus longobarda e quella slava in realizzazione, sostanzialmente stiamo realizzando un piccolo villaggetto. Due premesse: al momento in Italia non esistono villaggi longobardi, sappiamo che ricostruiti, sappiamo che ci sono altre realtà che si stanno prodigando in questa direzione, ma siamo anche convinti che andranno a puntare ad altri obiettivi. Mi spiego. Il nostro villaggio non è un villaggio pensato per il pubblico, è un villaggio pensato per la sperimentazione. Quindi, tolte alcune riprese, tolti alcuni esperti a cui mostriamo le nostre strutture per avere dei confronti, ad esempio la dottoressa Angela Borzacconi, la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Cividale, ha visitato la nostra prima Grubenhaus proprio per confrontarci con quelle che lei ha scavato a Cividale. Ma tolte queste casi eccezionali, le nostre strutture non sono pensate per essere visitabili al pubblico. Qui entra in gioco YouTube, entra in gioco i social, forniamo le informazioni, i dati attraverso la rete. Perché? Perché in questo modo noi non dobbiamo scendere a compromessi. Un esempio che ho già citato in altri video: altri villaggi, per poter avere appunto il permesso a far
partecipare visitatori esterni ai membri dell'associazione ad attività all'interno delle strutture, hanno dovuto creare delle basi di cemento in cui piantare i pali portanti per una questione di semplice antisismicità. In un contesto come il nostro non siamo tenuti a farlo, ma proprio per questo non permettiamo che diventi una struttura visitabile al pubblico in senso lato. Siamo convinti che chi farà altre scelte lavorerà in quella direzione. Attualmente quindi questo è il primo villaggio longobardo ricostruito in Italia, per quanto in fieri, ma in fondo credo che chi affronta l'argomento longobardo e la divulgazione non faccia certo una gara ad arrivare per primo, giusto? Bene, detto ciò, ho deciso di registrare questo video proprio perché mi sono reso conto che la lentezza con cui i lavori avanzano non permette di aggiornarvi in tempo reale. Mi spiego meglio. Ho accennato al fatto che le pareti della Grubenhaus slava saranno in tronchi incastrati. Ora questi tronchi vengono tutti da questo piccolo boschetto e vengono abbattuti a mano, scortecciati a mano e incastrati a mano. Tra l'altro vedrete con delle luci molto visibili fra un tronco e l'altro che andremo a riempire con degli inerti. Scusate, devo togliere Zelda dal cavo del microfono. Gnau, mi serve quello lì. Ecco, dai qua. Non starai, ma almeno non tornare al microfono, per piacere. Ok, lì puoi stare. Di conseguenza però molti dei weekend di lavori che abbiamo dedicato alla realizzazione di queste strutture, seppur registrati nell'ottica di un video finale che ripercorra completamente la realizzazione dell'opera in sé, al pubblico che ci segue attraverso YouTube sembrerebbero tutti uguali. Ci sarebbe sempre uno armato di ascia che batte un albero, il trascinamento dello stesso, la scortecciatura e la messa in opera. Questo per circa 20 volte al momento, più i pali che andranno a sorreggere il colmo, quindi diciamo 25 volte, e oltre a questo si aggiungeranno gli abbattimenti e le scortecciature per la carpenteria del tetto, tutti elementi che visti settimana per settimana parrebbero tutti uguali. Questo video ha quindi l'intenzione di fornirvi uno scorcio di come questo progetto si sia evoluto da una singola capanna a un piccolo villaggio, inserendo sul mio parlato alcune delle riprese che abbiamo fatto in questi mesi per farvi capire come stiamo lavorando e soprattutto per tenervi appunto aggiornati. Se avete dei dubbi, se avete delle domande, se qualche aspetto in particolare vi interessa di quello che stiamo realizzando, scrivetecelo nei commenti, vi risponderemo sempre volentieri. Bene. Per questo piccolo aggiornamento è tutto, spero che le immagini inserite siano sufficienti a darvi un'idea di come la situazione si sta evolvendo e alla prossima, Mandy!